artificiale, il primo amore di Carlo Ratti. Qual è la nazionale dell'artificiale che avete messo in campo alla Biennale? Artificiale è la sezione chiaramente più tecnologica, in cui c'è direi che ci sono tre anime. Un'anima è un'anima a cui tengo molto, è un'anima che prova a storicizzare i processi la relazione tra la tecnologia e l'architettura. Io credo che noi siamo vittima di una retorica californiana in cui l'innovazione è vista come, distaccata dalla storia. La famosa retorica del disruption è una retorica antistorica, in cui ciò che viene fatto, introdotto come un elemento tecnologico, arriva dal nulla, non ha un'ideologia politica, non ha una storia. Quindi la prima componente che è presente in mostra ha vinto tra l'altro anche il Leone d'Oro, la riconoscimento più importante, è questa grande installazione di Vladan Joler e Melissa Crawford, che è una cartografia di AI degli ultimi 500 anni. Quindi l'intelligenza artificiale non nasce negli ultimi 5 anni, ma neanche negli ultimi 50 anni, ma viene inquadrata nei fenomeni di relazione tra potere e tecnologia degli ultimi 500 anni. 2 pareti lunghe una decina di metri, con delle infografiche molto, molto raffinate, che provano a descrivere questo rapporto complesso tra potere e tecnologia. Questa è la prima componente, quella di storicizzare la presenza tecnologica e la sua relazione con l'architettura. La seconda componente ha a che fare con gli usi di AI, di intelligenza artificiale, nei processi di costruzione, di pianificazione, con uno sguardo a ciò che ha a che fare con l'ottimizzazione delle performance energetiche o a diversi modi di analizzare i comportamenti umani. Faccio un esempio. Circa 40 anni fa William White, che era un grande studioso americano, cominciò a filmare i movimenti delle persone a New York, nelle piazze, il modo in cui le persone camminavano nelle piazze, si fermavano a interagire uni con gli altri, si sedevano, dove si sedevano, come facevano, per quanto restavano. Filmava con delle telecamere e poi annotava manualmente i pattern ricorrenti, quanto duravano le soste in una piazza, che tipo di interazioni esistevano. Era un sistema molto, molto complesso e difficile anche da esprimere in un esito. Con AI, con Visual AI, è possibile andare ad analizzare gli stessi spazi dopo 40 anni, e quello che è stato scoperto, che la mostra racconta, è il modo in cui le nostre interazioni nello spazio fisico pubblico sono molto diminuite. Quindi il modo in cui noi viviamo oggi lo spazio pubblico è un modo molto più arido di come era qualche decennio fa. Non ci fermiamo più per strada, tendiamo a camminare più velocemente, abbiamo meno interazioni con gli sconosciuti, e questo fa parte di un degrado più ampio dello spazio pubblico, che è stato imputato a molte ragioni sociali, politiche ed economiche, ma osservarlo tramite AI anche nelle sue ricadute fisiche credo apra aspetti di grande interesse per chi si occupa di pianificazione. Questa era la seconda prospettiva, quindi Visual AI e come può andare a permettere una ottimizzazione dei processi, uno studio più accurato di quello che è le dinamiche in corso e quindi come andare a creare nuovi progetti. La terza anima di Artificial ha a che fare con la robotica. Qui abbiamo invitato 4 grandi università, una è proprio il Politecnico di Torino, l'altro è l'MIT, ETH Zurigo, Tongji di Shanghai, a lavorare insieme a un laboratorio di robotica in cui abbiamo acquistato una serie di umanoidi, di questi piccoli robot della marca Unitree, una marca cinese, che si possono comprare per 15.000 euro sostanzialmente, e sono robot che possono essere programmati per svolgere qualunque compito. L'interesse che è arrivato in particolare dall'Associazione dei Costruttori Nazionali Italiani, che lavorano con anche i sindacati, è provare a testare questi robot per uso nei cantieri, per svolgere le mansioni pericolose. E allora nella mostra ci sono questi gruppo di robot in cui i programmatori di queste università, italiana, americana, svizzera e cinese, lavorano giorno per giorno a programmare questi robot e a fargli svolgere compiti sempre più complessi. Quindi vediamo un processo di apprendimento di grandissimo interesse per chi si vuole avvicinare ai temi della robotica e dell'intelligenza artificiale, che porta
a delle azioni che un domani andranno a cambiare il mondo del lavoro e il mondo delle costruzioni. Quindi sono le tre anime di Artificial.